Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetto allo sbaraglio. Oggi vi presento questa bellissima pallina decorativa di Natale con la tecnica Granny. Bellissima e semplice da realizzare allo stesso tempo. Io ho utilizzato una sfera grande perché in casa mi ritrovavo questo tipo di sfere, però voi potete decidere tranquillamente di utilizzare una sfera più piccolina o più grande a seconda delle vostre esigenze. Per quanto riguarda la lavorazione, questa è molto semplice, e anche per quanto riguarda l'abbinamento dei colori si decide un po' quello che si vuole. Io ho preferito un pochino utilizzare qualcosa di tradizionale come il rosso, il verde diciamo dell'abete e un beige dorato con delle sfumature dorate perché lo stacco con il bianco mi sembrava eccessivo, però ognuno di voi può decidere come abbinare i colori. Come detto, è una tecnica Granny molto semplice. Per poter rivestire una pallina dobbiamo realizzare, vedete, questa è la mia cucitura a maglia bassa, dobbiamo realizzare due calottine come questa. Questa qui è una che ho già realizzato. Vedete che è in pratica una calotta, perché quando noi andiamo a lavorare con i Granny, non dando più aumenti, si crea appunto questa forma a calotta, essendo abbastanza elastica. Quindi una volta unite insieme le due calottine di plastica trasparente, vedremo che calzerà poi a pennello su un lato della pallina. Poi appunto con la maglia bassa di rifinitura si andrà ben a compattare il tutto e il gioco è fatto. Le varianti appunto sono infinite, si poteva utilizzare per esempio anche dell'oro, diciamo del filo dorato per fare questa cucitura, però a me serviva dare un attimino un pochino più di elasticità alla lavorazione, quindi non ho voluto inserire filati sintetici che tendono più a restringersi rispetto al cotone. Vediamo però come realizzarla. Allora, è bella in tinta unita, è bella con i colori tradizionali, è bella con diciamo colori fantasia. Ognuno di noi ha la propria visione del Natale, quindi può personalizzare il lavoro. Io sono partita dal centro. Io ho utilizzato innanzitutto tre colori, da come si vede dalla sfera. In particolare ho lavorato la parte centrale con un verdone, poi ho alternato giri Granny in beige e rosso. Il bianco a me non piaceva molto l'effetto di distacco con questo tipo di rosso, quindi l'ho evitato. Se volete più qualcosa di tradizionale va benissimo, comunque il bianco, ve l'ho detto, ognuno può decidere come meglio crede la lavorazione. Allora, cosa facciamo? Iniziamo dalla parte centrale. La parte centrale è costituita da 12 maglie alte lavorate in un cerchio. Allora, io qui non ho preferito fare il cerchio magico perché il centro per me deve essere elastico, visto che poi dobbiamo tendere a far allargare la lavorazione. Quindi ho preferito lasciare un po' più di respiro al centro della lavorazione e ho deciso di realizzare una catenella di 5 maglie. Allora 1 2 3 4 5, l'ho chiusa qui con una maglia bassissima, 3 catenelle che rappresentano la prima maglia alta e all'interno della quale sono andata a lavorare altre 11 maglie alte per un totale appunto di 12 sezioni. 2 3, i primi passaggi li facciamo insieme, poi vi dirò come proseguire
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quindi noi dobbiamo avere un totale di 12 punti. Il primo punto è realizzato con una catenella di 3 maglie, quindi contiamoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Perfetto. Vado a chiudere nella terza delle catenelle iniziali con una maglia bassissima in questo modo e taglio, non facciamo cadere la pallina, se no si rompe, poi non ne ho più. Taglio il mio filo e chiudo in questo modo, ok? E questa è fatta. Adesso cosa succede? Vado a utilizzare il beige per ripassare e dare degli aumenti. Nel primo giro di aumenti, questo e successivo sarà costituito da maglie che aumentano e quindi allargano il cerchio, poi non ne daremo più. Mi aggancio con una catenella di 3 punti, quindi una, potete fare anche cappietto, io non lo faccio mai, 3, e all'interno dello stesso foro vado a realizzare un'altra maglia alta, mi sposto accanto e lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2, ok? Allora mi sposto nell'altro spazio tra una maglia, vedete sto lavorando negli spazi, non nelle maglie, negli spazi tra una maglia alta e l'altra, e vado a lavorare 2 maglie alte, ok? Il punto granny non si lavora diciamo nella chiusura delle maglie sottostanti, ma negli spazi tra una e l'altra. Cosa devo fare quindi in questo giro? Devo andare a lavorare 12 gruppetti di 2 maglie ciascuno negli spazi che abbiamo tra una maglia e l'altra, ok? Ci vediamo alla fine di questo giro. Giunti al termine, cosa faccio? Chiudo il giro, verifichiamo di aver fatto i 12 gruppetti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, e chiudo qui con una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle iniziali. Chiudo e fermo il filo. Ok, e questo è il primo giro di aumenti. Adesso dobbiamo andare a realizzare le scusate, andiamo a realizzare le righe di punto granny, e io parto con una riga rossa. Ciò non toglie che possiate farla monocolore, a me non andava e quindi no. Allora cosa faccio? Vado a sempre con le 3 catenelle a iniziare, io preferisco dalla cucitura così in modo da coprire un po' già e nascondere i fili, perché forse è la parte più noiosa dei lavori multicolore. Mi sono alzata con 3 catenelle, all'interno dello spazio affianco altre 2 maglie alte, 1 e 2, e quindi ho il mio primo granny costituito da 3 maglie alte. Mi sposto, ho il gruppetto di 2, tra un gruppetto di 2 maglie e l'altro vado a lavorare 3 maglie alte, 1, 2 e 3,
e continuo così in tutto il giro fino ad avere un totale di 12 gruppetti granny, di 12 moduli granny, ok? Allora, così in questo modo si continua questo terzo giro fino alla fine, ok? Ci vediamo alla conclusione. Il primo quindi giro granny è ultimato. Cosa faccio? Vado a chiudermi al mio solito con una maglia bassissima in questo punto. Opla, adesso mi aggancio così e chiudo, va bene? Allora, l'unica cosa che volevo appunto ricordarvi è questo. Allora, guardiamo un attimo però prima in piano. Il nostro cerchio è perfettamente piatto. Adesso però con l'avanzare dei giri tenderà ad accartocciarsi, quindi a formare la calottina. Questo tipo di grandezza con i 12 punti iniziali va molto bene per una sfera di 10 centimetri di diametro, di 8, di 9, di 7. Se per caso volete ricoprire una sfera più piccolina, vi consiglio di inserire minori punti di avvio, cioè io ne ho messo 12. Se ci troviamo a dover ricoprire una sfera piccolina, vi consiglierei di metterne 8 all'interno, cioè di partenza, punti di partenza, perché appunto se noi prendiamo già quelle sfere, una sfera piccolina, già questo non prenderà subito la forma calottina, quindi un minor numero di punti. Sempre cercate di utilizzare un multiplo di 4. Potreste appunto utilizzare 8 maglie alte iniziali. Noi continuiamo con questa per, diciamo, una sfera medio grande, diciamo anche grande. Adesso cosa faccio? Devo rifare il giro senza aumenti e vedrete che in questo secondo giro granny, senza però gli aumenti, alla nostra lavorazione succederà una cosa particolare: inizierà ad accartocciarsi, quindi a formare la calotta, perché non inserendo aumenti quello che succede. Allora mi alzo con le mie famose 3 catenelle all'interno dell'archetto, vado a realizzare altre 2 maglie alte, poi mi sposto nell'archetto, diciamo nello spazietto. Ho detto archetto, ma archetto non è, perché non abbiamo nessuna catenella di separazione qui, e vado a lavorare altre 3 e proseguo fino alla fine del giro per un totale di 12 motivi granny, ok? Dobbiamo avere 12 di queste triplette, di questi gruppetti da 3. Ci vediamo alla fine del giro. Una volta giunti a questo punto non ci resta che chiudere, ok? Come al solito inserisco l'uncinetto nella terza maglia, nella terza catenella, e chiudo in questo modo. Allora, opla, sempre che scivolano queste sfere. Allora, adesso vi faccio vedere una cosa. Cosa succede? Che la mia lavorazione già si sta incurvando. Io aggiungo ancora dei giri di lavorazione, perché appunto ho una sfera molto grande, e quindi è necessario aggiungere. Anche con una sfera leggermente più piccola vi consiglio di lavorare finché c'è un'ottima tensione del lavoro, perché una volta che noi montiamo queste lavorazioni l'effetto ottico deve essere perfetto, quindi non ci devono essere, diciamo,
ehm, parti del lavoro che pendano, quindi deve essere il lavoretto ben teso. Questo un pochino sia per questo tipo di decorazione, ma anche per qualsiasi altro genere di decorazione, anche un semplice centrino che noi vogliamo applicare ad una pallina, deve avere un'ottima tensione, se no appunto si rischia che la lavorazione non si veda. Io intanto mi sono messa all'opera e ho iniziato di nuovo le 3 maglie alte, mi sposto e di nuovo 3. Alla fine di questo giro ci renderemo conto che la calottina si sta inclinando sempre di più. Perché questo? Perché non abbiamo inserito aumenti, non abbiamo degli aumenti che permettano al lavoro di mettersi in piano. Quindi ci vediamo alla fine del giro. Ok, aspettate, siamo a 3 e continuo in questo modo. Ora sappiamo che l'apertura e la chiusura dei giri sono uguali. Adesso vi faccio vedere come la mia calottina è perfetta, sta venendo proprio bene. Eccola qui. Voi immaginate se aveste una pallina più piccola, sarebbe già giusta ehm, da poter essere utilizzata. Io ho concluso la mia con 2 giri granny con il punto beige, senza cambio colore. Mi andava di dare, lo trovavo più raffinato alla fine della lavorazione. Voi potete decidere appunto, se avete una pallina grande come la mia, potete fare sia 2 giri come ho fatto io dello stesso colore, perché poi ho utilizzato la maglia bassa finale per la cucitura rossa in contrasto con il resto, oppure cambiare nuovamente colori. Noi ci vediamo alla fine della calottina per vedere come si cuciono adesso i 2 pezzi e come si ingloba la pallina per poterla poi rivestire. A tra poco. Una volta terminato appunto la nostra calottina, passiamo alla cucitura. La cucitura appunto è costituita da maglie basse, si agganciano entrambe le calottine, si sta attenti a prendere appunto i punti corrispondenti di una e dell'altra parte, e si prosegue così per tutta il diametro, circonferenza, scusate, il diametro del cerchio, la circonferenza della nostra sfera. Maglia bassa agganciando appunto tutti e 2 i lati. A me è piaciuta così, dal gusto un pochino diciamo naturale, semplice. Ciò non toglie che magari si possano utilizzare altre tecniche di cucitura, per esempio con ago e filo, poi magari ripassare la cucitura con del nastrino, come più preferite. L'importante è appunto fare attenzione e far coincidere i punti da un lato e dall'altra. Se il risultato finale vi è piaciuto, mi raccomando, provateci perché è divertente, e restate collegati al canale per le prossime novità. A presto, buona creatività.